oppure ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi ho pensato di mostrarvi un modo semplice e super veloce per creare delle cornici decorative per la vostra casa o che potete anche regalare. Non so voi, ma io adoro le pareti piene di cornici di forme e dimensioni diverse, con all'interno ovviamente stampe diverse. E sempre più spesso mi ritrovo su Pinterest a guardare immagini di pareti di cornici e tutorial su come disporre, non mi veniva la parola, cornici su una parete. Mi sono accorta che le stampe che mi piacciono di più sono quelle molto grafiche su sfondo bianco, le trovo moderne e trovo anche che diano varietà a un arrangiamento di cornici. Così mi sono detta come posso realizzarne con le mie manine sante, perché ovviamente ne trovate tantissime in vendita, anche su Etsy ce ne sono di bellissime, ma come sapete io adoro i progetti fai da te e quindi nel tutorial di oggi vi mostrerò come creare delle cornici minimal con una parola al centro, proprio come queste. 3 ne ho fatte. Come vedete ho scelto delle cornici, adesso le faccio cadere tutte, delle cornici relativamente piccole perché in questo momento non ho tantissimo spazio in casa mia, ma soprattutto ho scelto la versione porta fotografie, che quindi mi permette non solo di appenderle ma anche di appoggiarle. Ho scelto una cornice bianca per un look ancora più minimal e poi delle parole e dei font, dei caratteri che mi piacevano particolarmente. Ho scelto Breathe, respira, Dream, Smile. Chiaramente potete scegliere le parole che preferite, metterci delle citazioni, anche se secondo me una parola sola è molto più d'impatto. Se questa idea vi piace, io vi invito a continuare a guardare il mio tutorial, scoprirete che è un progetto semplicissimo da realizzare ed ecco i materiali che vi serviranno. Il cartamodello con le parole che avete scelto. Se volete sul mio blog trovate quello che ho creato io per questo progetto. Delle cornici, un bicchierino con dell'acqua, delle forbici, una matita, un pastello acquarellabile nero e un pennello sottile. Iniziamo smontando le nostre cornici e ritagliando il cartoncino bianco delle giuste dimensioni. Per rendere più semplice questa operazione usiamo il cartoncino interno come guida. Perfetto! Adesso prendiamo il cartamodello con le parole stampate nelle giuste dimensioni e appoggiamoci a una finestra per ricalcarle sui cartoncini bianchi usando una matita proprio come vedete. Io ho creato il mio cartamodello scegliendo un carattere in stile calligrafia. Per farlo potete usare Microsoft Word cercando di dimensionare correttamente la scritta, oppure se volete sul mio blog trovate il link al template che ho creato che potete scaricare gratuitamente e il link al mio post dedicato è nella info box sotto al video. Ora che i nostri cartoncini base sono pronti, aggiungiamo delle linee a matita per creare l'effetto di continuità in questo modo. Dopodiché prendiamo il pastello acquarellabile nero, immergiamo nella punta nell'acqua e ricalchiamo la scritta ottenendo così un effetto acquerello. Ecco il risultato. Ripetiamo lo stesso procedimento con gli altri cartoncini e lasciamo asciugare per qualche minuto. A questo punto non ci resta che inserire i cartoncini nelle cornici e voilà, il gioco è fatto! Ed ecco qui i quadretti finiti. Come avete visto, un progetto molto semplice da realizzare, anche molto veloce. Se volete potete usare questa tecnica anche per creare dei disegni più grafici
non è necessario essere degli artisti, perché appunto, come avete visto nel tutorial, ho utilizzato la tecnica che ho imparato alle elementari, credo anche voi, quella della finestra per tracopiare, dicevo io da bambina, per ricopiare e ricalcare qualsiasi tipo di disegno o di carattere calligrafico, e otterrete così tanti quadretti diversi da poter abbinare per creare un arrangiamento su parete a casa vostra o anche da regalare. Se questo progetto vi è piaciuto, lo spero che vi abbia ispirato, ma insomma, se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale prima di andarvene per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo anche che sul mio blog troverete altre immagini del progetto finito insieme alla lista di tutti i materiali necessari, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto, non potete sbagliarvi, proprio qui sotto al video. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante, noi ci vediamo alla prossima, ciao!